Many of you last year fell in love with my racing videos, so they asked, how do you become a rider? So last year I made a video where I explained how to become a rider. And as you saw in that video, you need a lot of money. Really a lot. And basically, there are 4 ways to become a rider. You are born rich, so you can afford racing. You are a phenomenon, a real talent, so you can find somebody that notices you and invests on you. You can find sponsors that support your races, like I did, thanks to the visibility that I can give them with my YouTube channel. Or you take all your earnings, all of them, and you invest them in racing, saving as much as you can for fuel, tires, spare parts, travel, hotel. You will not be competitive, it will not be easy, but you'll do your best. And in 2019, many of you got passionate about Michael D'Ambrosio's story, which is my opponent against which I fought until the last corner. Michael is a clear example of those riders who take all their money and invest them in racing. And he has an incredible story to tell. So I decided to make this video where Michael is gonna tell you all his story, and he's going to show you that even with a limited amount of money, everybody is able to race and eventually even win. Obviously this video is gonna be in Italian, but you can enable English subtitles by clicking in the icon. Bene, siamo a Rozzano, nell'officina Full Gas, che è il negozio di Mike. Ci farà un po' vedere il suo mondo. Permesso? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi dica, cosa ha bisogno? Deve fare un tagliando. Non ti avvicinare troppo che si vede che sono brutto poi. Ok, lo facciamo da qua il video. Durante allora. il giorno del lavoro bevo l'acqua. In realtà è vodka. Vabbè, fai gli onori di casa, facci vedere. Faccio gli onori di casa. Allora, qua abbiamo un fantastico salone dove abbiamo tutta la linea dell'usato, moto e scooter usate in vendita, con dei caschi che non si riescono a raggiungere perché sono davanti agli scooter, che in realtà bisogna scavalcare sugli scooter, ma Quindi, siamo assicurati. Scusa, se uno vuole quel casco e dici no, non riesco a prenderlo. No, ne vendo uno qua in ufficio perché è più facile arrivare a prenderlo. Tutta questa parte qua invece abbiamo una parte del nuovo e qualche usato che non ci sta su questa linea qui. Ciao Super Samuel. Ciao a tutti. Questo è l'ufficetto dove abbiamo anche un ospite oggi, Davide Barone. Tu sei quello che lo sopporta tutti i weekend? Devo subire io, sta robe qua, falle altre. Poi dobbiamo fare gli psicologi. Falli con lui. E poi va a beccare, poi piange. Naska mi sta attaccato al culo. Non è così. Sì, ho fatto un figlio praticamente. È uscito un po' male il figlio però. Che schifo. Madonna. Madre Teresa. Qui invece abbiamo il mio regno, esce tutto da qua, l'officina, c'è Davide, il mio collega storico. Qui abbiamo un reparto dimenticatoio chiamato reparto corse, ma in realtà è dove le moto sappiamo che stanno ferme 2 o 3 mesi, quindi restauri piuttosto che motori o lavori un po' particolari. Qui abbiamo le 4 postazioni di lavoro, tagliandi, motocross, moto da pista, scooter, rishow, biciclette, quello che ci avete portate che noi aggiustiamo. Sopra abbiamo il soppalco con tutto il magazzino dell'usato. Basta, questo è tutto. Ma com'è partito tutto? Intendo il tuo andare in moto. Cioè, com'è che hai iniziato? Allora, io ho iniziato ad andare in moto un po' più piccolino, nel senso che col mini cross ero partito col Grizzly 50, come aveva regalato la mia mamma. Dopodiché invece le gare sono iniziate con i polini, gli XP4, i motardini. Io ho iniziato a lavorare, tra l'altro ce ne abbiamo uno lì. Ah, di quelli lì? Sì, esatto, quello lì. Ho iniziato ad andare a lavorare per un'officina qua di Rozzano, nel paese, e che incominciava a preparare questi motardini qui. E allora mi sono scimmiato, ho detto, Sì. boh, voglio correre anche io. E lui mi ha fatto comprare una motoretta tramite un suo amico, gliel'ho pagata proprio a rate, che tipo non so neanche se sono ancora finite le rate. Parliamo del 2006, siamo nel 2019, secondo me ancora qualche 20 euro gliela devo dare. E niente, cosa succedeva? Che con quelle lì ovviamente io iniziavo a girare in pista per le prime volte. E ai tempi si girava il venerdì sera a Ottobiano, si faceva il serale. Ok. Il problema è che io ho appena iniziato a lavorare in officina, avevo 14 anni neanche, e prendevo giustamente una misera. Cioè quanto ti davano? Mi davano 70 euro a settimana. A settimana? Sì, per fare il pomeriggio. La mattina andavo a scuola, alle 2 andavo in officina a lavorare. 70 euro a settimana? 70 euro alla settimana. Io arrivavo il sabato, Ok. a mezzogiorno, mi dava 70 euro. Il problema è che così facendo io non riuscivo ad andare a girare a Ottobiano. Perché quanto ti costava?
costava 60 euro la serata. Quindi io cosa facevo? Gli avevo chiesto al mio titolare di darmi il venerdì sera. Ok. Quindi mi dava 70 euro il venerdì sera, io ne spendevo 60 il venerdì per andare a Ottobiano e con quei 10 campavo fino all'altro venerdì. Non fumavo ai tempi, quindi in realtà non era difficilissimo. E con quei 10 euro campavo, arrivando al venerdì dopo e Ti dava 70 euro, spendi 60. Esatto. Ok. Ho fatto un anno così. E l'anno dopo, ovviamente, ho iniziato a prendere di più in officina perché imparavo e via dicendo. E siamo riusciti a fare le gare. Il primo trofeo di Chignolo nel 2007, se non sbaglio. Poi da lì è partito tutto. 2008 trofeo Mobster, sempre con le pit bike. Sempre fatto pit bike in realtà. Però tu praticamente tutto quello che spendevi lavorando cioè tutto quello che guadagnavi lavorando lo spendevi Sì, lì. lo spendevo lì anche perché ai tempi giustamente vivevo ancora con mia madre. I cazzi sono incominciati ad arrivare nel momento in cui sono andato a vivere da solo. Ok. Cioè, a 19 anni in realtà, non è che ne avessi avuti chissà quanti. E lì ho detto ok, e mo? Come si fa? Però ce l'abbiamo fatta, nel senso, sempre, però sono rimasto sempre sulle pit bike perché era l'unica moto, diciamo, per poter correre che non costava una fucilata. Quindi allora tu praticamente quindi a quel punto sei andato a vivere da solo e anche lì tutto quello che guadagnavi praticamente lo spendevi per Allora correre. sì, però lì era più difficile perché dovevo cercare di nascondere quello che in realtà guadagnavo con la mia compagna per poter spendere i soldi in pista, perché prima c'era da pagare l'affitto e poi dopo si poteva andare a correre. Ok. Quindi tipo nel frattempo ero andato a lavorare in Yamaha, Sì. in Green Motor. Io ovviamente prendevo uno stipendio come un cristiano, che però il primo stipendio è stato 612 euro perché mi ha assunto come apprendista. 612 euro. 600 me lo ricorderò sempre. 612 euro il primo stipendio. Quindi cosa avevo fatto? Mi ero allestito diciamo un'altra officinetta fuori per gli affari miei, ovviamente era tipo un box Garage con... sì, abusivo, vabbè, venitemi a prendere, ma tanto era anni fa, dove la sera mi facevo tutti i lavoretti degli amici, sai, il cilindro, la marmita e via dicendo, e arrotondavo, così Ok. con lo stipendio li buttavo in casa, tutto quello che veniva fuori dai lavoretti extra lo potevo spendere per le gare, per la moto e via dicendo. Sì, ma tipo 18 ore di lavoro portava 9 gambe al mese, Sì. non è che dici, ero ricco, andavo in giro col Porsche, no, cioè, nel senso. E quindi arriviamo adesso a oggi che tu hai questa officina in cui sei uno dei soci, Sì, lavori sì. di... E come ho detto all'inizio del video, quindi per correre servono tanti soldi, no? Quindi finché, sai, corri coi polini, le moto quelle piccole, in qualche modo ce la fai. Quest'anno però, cioè, ti sei venuto a correre a Race Attack con un 1000. Quest'anno abbiamo cagato fuori dal vaso. Infatti, cioè, come si è svolto il tuo anno quest'anno? Cioè, durante la settimana, quando andavi in pista, quanto spendevi? Cioè... Allora, quest'anno è stata difficile, parecchio, per far quadrare tutti i conti. Nel senso che comunque sia, vabbè, l'officina qua, cara grazia, si lavora. Però ovviamente vivendo da solo, sempre i soliti problemi, giustamente non è che potevi spendere tutto per le gare. Di conseguenza, tanto lavoro, tanta voglia di fare, orari che giustamente sembrano impossibili, ma in realtà se lo vuoi fare, le devi fare per forza, per cercare di tirare su il più possibile, per quanto mi riguarda. Poi si sono agganciati ragazzi tipo Davide che avete visto prima in ufficio e altri amici che comunque sia, ognuno ha cercato di darmi una mano come poteva. E allora così facendo le 5 gare siamo riusciti a farle comunque sia grazie di Dio, comunque con i 1200-1300 euro A weekend. ti partono. Chiaro. E considera che noi dormiamo nel furgone o sotto al gazebo o come a Franciacorta non ci sono arrivato né sul furgone e nel gazebo, nel senso che abbiamo dormito per terra sotto al gazebo. Ma perché? Perché non ci siamo era troppo difficile montare la tenda in quelle condizioni, abbiamo dormito sul pavimento. Mi sono svegliato alle 5:15 perché faceva male le costole, perché il cemento in realtà è durissimo. Avevamo solo il tappetino, quello della Capit, che era un po' soffice, ma era alto tipo così. Cioè, il tuo weekend di gara come si svolgeva? Cioè, tu il venerdì finivi di lavorare qui a che Allora, ora? il weekend di gara in realtà iniziava sempre con buoni propositi, nel senso che dicevamo ragazzi questa volta venerdì cascasse il mondo alle 6 si parte. Boom. Mai successo. Nel senso che la sera che siamo riusciti a partire prima è stata mezzanotte. Ah, Perché cosa succede? Io durante la settimana paradossalmente uno dice caspita l'officina è tua, puoi fare quello che vuoi. No, perché è tua? Proprio perché è tua. Sei in galera, cioè Sì, non puoi è vero. fare niente. Dietro la tua moto, niente. E quindi il venerdì dicevo, boh, finito di lavorare, finisco tutto, consegno tutto e iniziamo a lavorare dietro la moto. Che però cosa vuoi? Comincia proprio a lavorare dietro la moto, poi ti viene fame, ti mangi l'hamburger, ti bevi una birra, 2, 3, 4. Quindi anche poi i tempi di reazione rallentano un pochino. Alla fine si caricava, si partiva a mezzanotte e quando eravamo persi eravamo alle 2, alle 3. quindi arrivavi alle 2 alle 3 nel circuito. Nel circuito montavi il del mattino, gazebo. scaricavamo tutto perché ovviamente il furgone era quello dove comunque si dormiva. Sì. Perché Sì, se non scarichi non dormi. no, cioè era scomodo, molto sì. scomodo. Più scomodo di dormire per terra, tra la Perché devi moto, il dormire sul gazebo, la semanubrio. cassetta dei ferri e via dicendo.
E lo spigolo della cassetta che dava fastidio, quindi il cervelletto non era tanto. Quindi scarica tutto, alle 4 ti metti a letto, la mattina per mano lo sai, alle 7, 7 e mezza ti devi svegliare perché vuoi l'iscrizione, vuoi i turni di prove libere, vuoi quello che vuoi, comunque termocoperte, benzina e si parte a girare. Teoricamente poi il pomeriggio tutte le volte abbiamo i buoni propositi di dire ragazzi stasera non facciamo gli scemi perché siamo demoliti, domani abbiamo la gara, solite cose che uno dice ma che nessuno fa. Assolutamente, perché non sono l'unico. Adesso, non prendetemi per il folle del paddock. No, è vero, è così, il paddock è così. Il paddock è così, a venerdì sera mollalo. Sabato sera ancora qualcuno va a letto prima delle 2, i più temerari rimangono fino alle 3, 3 e mezza, 4. E quindi arrivavi così a gestire così il weekend di gara. Sì, nel senso che l'abbiamo sempre preso come, non dico un gioco, perché comunque sai nel momento in cui ci metti un impegno a livello economico. Sì. Comunque vai giù, sai che vuoi fare una gara, ma ci dobbiamo divertire. Sì, quindi anche perché tu passi tutta la settimana a lavorare fino a orari indecenti, il sabato di gara. Per i maroni durante la settimana rivedi che comunque conosci ovviamente poi dopo tutta la parte marcia del paddock, perché quella che rimane a bere con te fino alle 3. Ci stai, è come se facessi una serata sui Navigli con degli amici. Sì. Te lo ricordi domenica, che in realtà devi andare in pista e pestare per 4 turni, il sabato te lo dimentichi. Qualifica 1, 8:48 del mattino. 8:48, vi abbiamo odiato. Che incubo, che incubo. Abbiamo odiato. Ricordando anche che poi c'è anche una bambina te. Sì, fare i vari incastri, infatti quest'anno spesso e volentieri ho dovuto, tra virgolette, non mettere da parte ma non riuscire a rispettare tutti i weekend che avevo mia figlia perché magari capitavano i weekend di gare e quindi anche lì quello è stato forse lo stress psicologico più grosso da parte mia, non tanto quello di dormire per terra o di fare le ore piccole, ma perché essere lì a fare una gara sapendo che magari dovevo stare con mia figlia piuttosto che non è stato facile. Però mi sono messo davanti all'evidenza e ho detto vabbè, io ho 5 weekend per correre, è sempre stato così, nel senso ancora prima che mia figlia nascesse io correvo, quindi spero che un giorno Pulce mi capirà. Pulce capisci. Pulce capisce. E questa è una storia davvero bellissima e per questo che ci bella questa storia. Sì, è bellissima. Per te, per me che l'ho vissuta faceva cagare, però va bene lo stesso. Diciamo che è bellissima per loro che l'ascoltano. Esatto, per loro sì, per voi spero che sia bellissima. Perché tu sei l'esempio che anche con non pochi soldi, con 0 soldi, praticamente con 0, sì, in senso lato si intende, perché giustamente non è che andavo lì e lo pagavo con arachidi e noccioline. L'iscrizione alla gara gli portavo i soldi, però con quei pochi sì, in qualche modo ce la facevi. Cioè si fa. Si riesce a correre e si riesce anche ad andare forte. Raga, si fa. E si vincono anche le gare. Fare, si fa. E la cosa bellissima è che anche voi vi siete appassionati tanto a questa sfida, a questo duello, alla storia di Mike e tantissimi di voi, anche più di quanto non avessero proposto a me quando avevo distrutto solo perché l'R1. sono più bello di te. Tantissimi di voi, cioè qui io ho fatto la storia su Instagram, 24.991 hanno proposto di fare una colletta per dare a Mike una moto competitiva. Quindi grazie a tutti. Quindi dato che così tanti di voi hanno proposto questa idea, abbiamo creato un link qui sotto, come quello che stai facendo? Prendo il link. Tutte le volte che guardo i tuoi video cerco di prendere il link e non riesco mai a prenderlo. Ho rotto anche un monitor. Ecco, allora prendete il link. La misura. Qui sotto c'è un link dove abbiamo aperto un money box su PayPal dove facciamo una colletta per far sì che lui l'anno prossimo possa correre con una moto competitiva, aggiornata. Assolutamente. Magari appoggiarsi anche un team e smetterla di farlo scappato di casa con le fascette. Magari ci troveremo anche a correre insieme, chi lo sa. E sarebbe davvero bello. E poi sarebbe bello anche, non so, che tu anche sulla tua pagina Instagram o qualcosa racconti poi come vanno le tue gare. Assolutamente. Dato che io ho insegnato a usare Instagram e pian piano so usare più o meno so usare Instagram. Comunque grazie a tutti veramente, indipendentemente da tutto, anche per diciamo l'affetto che mi hanno dato. Sì, che non si spiega. Che non si spiega in realtà, però si vede che un sacco di gente gli piacciono le fascette. Viva le fascette. E quindi no, grazie veramente raga, a parte di scherzi, grazie a tutti. Siete stati veramente tutti carinissimi, gentilissimi e vi ringrazio. Non pensavo onestamente, perché appunto non seguendo social, non facendo niente, ho detto ma perché? Perché nel senso che non faccio niente, invece comunque grazie mille, grazie a tutti. Ragazzi, grazie, c'è il link qui sotto. Prendete il link.